Ciao amici, benvenuti sul canale. Quello che sentite è il fantasma, no, sono io dietro la telecamera, scherzo, però ho voluto lasciare spazio in pompa magna a Lara perché è un po' che manca, insomma, sul canale, per cui lascio a lei la parola, ma poi mi vedrete in indagine, insomma. Non ci vado da sola, non ci vado da sola, anche perché volevo ritornare un po' sul campo. Per me questa è una toccata e fuga, per cui dovrò ripartire ancora una volta, però mi piaceva l'idea di fare qualcosa, no? Di ritornare sul campo, appunto. E abbiamo scoperto un fatto, ma proprio una cosa fresca, abbiamo scoperto un fatto di cronaca avvenuto tempo fa, che riguarda la morte di un ragazzo tedesco che era venuto in Italia in vacanza per fare un viaggio con gli amici e che però si è tolto la vita, ha deciso di fare il gesto estremo. Andremo sulle rive del fiume Po, perché è lì che aveva deciso di campeggiare con i suoi amici, e poi dopo una litigata avuta per telefono, non si sa bene con chi, il mattino dopo è stato trovato da alcuni pescatori, eh, insomma, senza vita in maniera insomma, brutale. Non voglio dire nulla adesso per vedere se dai riscontri salta fuori qualcosa che porterà a farci capire se il discorso esatto sul come si è tolto la vita. Nel caso non dovesse saltare fuori, magari lo dirò a fine indagine. E niente, vediamo cosa salterà fuori da questa, chiamiamola avventura, ecco. Io, anche se la chiami avventura, perché è una cosa dell'ultima ora, dico avventura, ma non voglio essere rispettosa. Ma mi sta venendo l'ansia a me, solo no, anch'io, devo essere sincera, anch'io, perché quando si vanno a toccare queste cose ci vuole massima delicatezza, massimo tatto, anche per non dire, tra virgolette, sfondoni, insomma, bisogna andarci coi piedi di piombo. Però è una cosa che abbiamo saputo veramente così al volo e abbiamo voluto approfittarne. Vediamo. Ok, ci vediamo là dopo la sigla. Ciao. Ok ragazzi, allora avete visto quello che ha detto Lara da casa, adesso non siamo più a casa come potete immaginare. No, non immaginate dove siamo. Ma siamo proprio sulle rive del Po. Guardate, se ve lo diciamo ci prendete per pazzi, squilibrati. Vedrete poi dalle immagini, cioè siamo nel nulla. Nel nulla più assoluto, tra l'altro qui dietro abbiamo gli argini del Po e quindi se non facciamo luce ci cadiamo con tutte le scarpe, cui fate voi in un posto assolutamente buio. E non so cosa verrà fuori, però ci stiamo cagando addosso, proprio nello senso della parola. Perché abbiamo avuto quest'idea, non lo so. Però ormai siamo qua. Ormai siamo qua, a casa non ci torno più a questo punto. No, vabbè, cioè, spero vivamente di ritornarci. Sì, ma in questo momento dobbiamo quantomeno dare insomma credito a quello che abbiamo fatto. Esatto. Vediamo se in questo posto che la natura si sta riappropriando, di cui la natura si sta riappropriando, vediamo se è rimasto qualcosa. Sì. Se è rimasto qualcosa. Noi non conosciamo il nome di questo ragazzo. No. Se è vero che guarda che roba! Mamma mia! Cosa? Ma lo vedi? Aspetta. Cioè, sembra di entrare nella giungla. Lara, stiamo attenti perché qui cadiamo nel fiume. Sì. Ragazzi, abbiamo le luci, però
come tutte le esterne che si rispettino, i piedi non si sa mai dove vanno a finire. Non andiamo oltre, non andiamo assolutamente. Ma sembra una cattedrale, non so il perché La mi cattedrale. Guardate. C'è qualcuno qua? Noi cerchiamo un ragazzo Giovane, giovane. di nazionalità tedesca, che ha scelto questo posto per farla finita. Esatto. Se sei qui e vuoi comunicare con noi, Sei venuto in Italia, eri venuto in Italia, quindi forse un po' di italiano lo capisci. esatto, Noi non sappiamo quanto tempo eri rimasto qua, non sappiamo quanto conoscevi la nostra lingua, ma molto probabilmente qualcosa sapevi dire e sapevi capire. mein Name ist Corrado und Lara. Senti? Ho sentito movicchiarsi qualcosa, ma ragazzi sono animali, potrebbero essere anche animali, e qua siamo nella foresta amazzonica. Oddio, che spavento. No, ma io non ho mai visto una cosa del genere. No, è assurdo. Ragazzi, noi i boschi li abbiamo fatti, ma Beh, qua sembra... ma Non è un bosco qua, però è fitto è fitto. un suggestivo pazzesco, sembra di entrare In Amazzonia, Sì, siamo di cose tropicali. sì. Io non andrei più giù però. No, cioè, Mamma mia, ma che roba. sì, no, Un guarda. percorso. Sì. Io spero che si riesca T'ha brillato il K2? Oddio, che spavento. Non so se t'ho ripreso, ma t'ha brillato il Oh, K2. mamma, mi facciamo farfalline. Di un'attacca. C'è qualcuno qua? Ho visto male io, t'ha brillato un'attacca. C'è qualcuno qui? Io ho il rampot, però Giusto. se decidiamo di fermarci. Allora, potremmo No, metterlo... ho paura che magari qualche... Potremmo metterlo a terra e poi noi muoverci, tanto fa un casino pazzesco. No, più Quindi. che altro ho paura... Degli animaletti? Ma no, che magari lo senta qualche cane, qualche... Ok. Abbiamo lasciato, ragazzi, il REMPOD qui. Allora, se qui suona, c'è da farsi più di una domanda. Allora, è abbastanza lontano dai fili d'erba. No, è proprio... L'hai messo in un punto piano, per Sì. cui... Cioè dove l'erba è giù. C'è qualcuno? C'è qualcuno qua? È rimasta la presenza di questo ragazzo che ha fatto questa scelta drastica, questa scelta dura. Se il ragazzo di cui parliamo è qua vicino a noi... Ma scusa, Cosa c'è? la mia luce balla. Sei tu che muovi la luce? Hai sentito anche tu? Sì. Ma cioè qui no, è qualcosa di umano, nel senso. Oh ragazzi, quella torcia lì sbrilluccicava, tra l'altro un regalo di una di voi. Una di voi, sì. Anzi, ringraziamo ancora adesso Maria Chiara Mazzotta che ci ha fatto dono di questa torcia. Guarda. Però quindi è nuova. Sei tu che muovi la luce? Mazza, si vede parecchio anche dalla videocamera. E Lara c'ha le mani ferme. No, le mani ferme. È strana sta cosa, non Sì. l'ha mai fatto. Stai muovendo la luce? Preferisci giocare con la luce? Cioè, giocare? Sfruttare la luce della torcia?
Ragazzi, 90% l'ho appena accesa la batteria. Guarda. Cavoli! Subito. No, vabbè, io ho le tacche di No, solito. tu sì. Sì, no, perché con l'altra. Però la luce che brilla. Però la luce. Io sono andato giù. Guarda. Io sono andato giù di 10 di percentuale di Vedete batteria. che ci sono tutti Sì, e 4 i pallini accesi, quindi non è carica. che si sta esaurendo. Ma cioè, va come brilla, cioè come sbrilluccica. Sfarfalla. Sei tu che muovi la luce? Allora, se sei tu, lì a terra dove c'è il fascio di luce, c'è anche un altro oggetto nero appoggiato a terra. Ti puoi avvicinare, c'è un'antenna. Quindi Può suonare. Sono strumenti che puoi in qualche modo riconoscere. Vuoi che proviamo già a iniziare a usare il generatore? Poi ho anche il libro, sai che io... Si sentono dei cani. Ok, ragazzi, abbiamo acceso il generatore di parole. Puoi parlare attraverso questo... Idiota. Bene, grazie. Come inizio è rassicurante. Noi stiamo cercando un ragazzo. Errato? Che cosa è sbagliato? Noi sappiamo che qua è morto un ragazzo. Sì. Non è errato. Magari non è il punto giusto questo, ma è No, è questo Lara. No, nel senso sì. questo, però è successo in questa zona. Sì, no, certo non possiamo sapere se è successo in questo punto. Esatto, questo punto specifico, però... Hai sentito? Sembrava una voce di una bambina. Però qua di casa non ce ne sono. No. Ah no, è tipo una cornacchia. È un uccello, sì. Allora, siamo sulle rive del Po, quindi ovviamente... Sì, certo, non c'è... Ci sono animali. Non ci sono i rumori della vegetazione che si possono sentire di giorno, però... Noi cerchiamo un ragazzo. Noi cerchiamo un ragazzo. Noi cerchiamo un ragazzo. Noi cerchiamo un ragazzo. Sogno. No, sonno, scusa. Sonno? Sì. Beh, tu ti sei allontanato. Ti sei addormentato? Ti hanno trovato, ti hanno trovato la mattina, quindi tu ti sei allontanato durante la notte. Io la interpreto come sonno, nel senso che è in pace. Posseduto. Vabbè. Posseduto mi sembra. Cosa eri venuto a fare? Se sei tu, ti ricordi cosa eri venuto a fare in queste zone? Messaggio per te. Ok. Lasciaci un messaggio. Siamo tutto orecchi. Dici pure. Proviamo a spostarci un po' in là, tanto se il coso suona lo sentiamo. Muovilo. Cioè dobbiamo portarci con noi questo strumento? Non possiamo lasciarlo lì? Oppure ci dobbiamo muovere noi? Cosa dobbiamo muovere? Magari dobbiamo avvicinarti a dove hai perso la vita. Nella zona... Attacco di cuore. Attacco di cuore. Mamma mia. Da quello che ci risulta non è così. Ci sai dire come è morto il ragazzo? E se avesse ricevuto una telefonata... Ti vedo. Mi vedi? E se avesse... A me sono venuti i brividi per una cosa. Per cosa?
Quando ha detto attacco di cuore, metti che quella telefonata ha preceduto il brutto gesto Sì. sia stata la notizia che un suo caro ha avuto un attacco di cuore. Allora, da quello che io ho letto, sembra che abbia litigato. Ha litigato, Sì, no, ok. Ah. probabilmente gli amici che erano con lui hanno assistito, insomma, erano in campeggio, avevano messo la tenda non tanto lontano da qui, eh, l'hanno sentito litigare. Non si sa il motivo del litigio. E poi alla mattina è stato trovato. Ci sai dire? Come ti chiami? Io mi chiamo Lara. E io Corrado. Tu come ti chiami invece? Sai di essere morto? Hai la consapevolezza di non essere più tra di noi? Lo vuoi? Lo vuoi o non vuoi? Lo vuoi. Lo vuoi. Vorremmo sapere se ci sai dire come è morto quel ragazzo. Capire. Infatti, vorrei capire. Vogliamo capire, infatti. Vogliamo capirlo. Se sei qui vicino a noi vorremmo capirlo. Abbiamo letto delle notizie in giro, però magari non è proprio tutta la verità. Solo tu ce la puoi dire la verità, la conosci solo tu. Quanti anni avevi? Te lo ricordi? Girare. Dobbiamo girare, però Dobbiamo prima ha girare? detto di là, cos'è che aveva detto? Spostatevi. Muovilo. Muovilo, Dobbiamo girare, è già la seconda volta che ci dicono di muoverci. Ok, noi giriamo, però dici qualcosa in più. Ma mi sembra di essere in un labirinto. Qui va a finire che ti perdi, guarda. Mi sembra di essere in un Cioè, labirinto. ragazzi, guardate, sembra quei cosi, non so che... Boh, Una di quelle foreste incantate. sì, Tipo sotto incantesimo. cioè sembrano quasi ragnatele. K2, caspita. Brilla il K2? Si è mosso, sì. Puoi rifarlo? Signora. Signora. Sì, ha in mano... Infatti. Infatti. Ok, è una signora che ha in mano questo strumento che ha brillato, giusto? Riesci a farlo brillare ancora? Una cosa strana è che si muovono alcune foglie Sì, e alcune altre no. Infatti. Stai cercando di comunicare con le foglie? Facendo muovere le piante? Guarda, non c'è una bava di vento No, qui, perché... Satana. Vabbè. Cioè, quelle là non si muovono, queste No, no. sì. Lasciami. Ah, una campana. Lasciami. Lasciami. Ti dobbiamo lasciare in pace? Non siamo venuti a disturbarti, eh? Siamo semplicemente venuti a... Dietro di te. Allegro. Allegro dietro di te. Dietro di me. Ma dà delle risposte strane. Strane, contraddittorie. Esatto. Dà delle risposte. Io quasi quasi tiro fuori il libro. Allora, aspetta. Ragazzi, io non so se si riesce a percepire, ma sembra che ci siano delle ragnatele sugli alberi. Non so come spiegare, bisognerebbe essere qui per capire. Sembra, come diceva Lara, sembra un labirinto. Sì, no, è come un Perdi, labirinto. come si dice a Milano, la Trebisonda, cioè l'orientamento. Allora, È fuori. è fuori. Quindi dobbiamo uscire da questo boschetto? Ma intanto io il ghost tube lo lascio acceso. Sì, no, lascia acceso. Non posso parlare.
Non puoi parlare. Allora adesso, se ci stai ascoltando, la signora, come tu l'hai chiamata, se sei stato tu, aprirà un libro e puoi farlo anche attraverso queste lettere, attraverso questo libro che ha delle parole, e volendo ci puoi comunicare il tuo pensiero o le tue impressioni anche attraverso queste pagine. Allora, innanzitutto... Cos'hai fatto? Hai avuto un attimo di stizza? No. No? T'ho visto un po'... No, ero... No. Preda. Preda. Allora, innanzitutto volevo salutarti. E chiederti... Non ha senso salutarti? Ha senso salutarti. Voglio essere gentile, voglio farti capire che non sono ostile. Tu puoi salutare me? Ma guarda come si muovono. Ma ti sfarfalla ancora la cosa, no? No, È buio, sì, senz'altro. È qui. Tu vedi Allora. solo buio? Proviamo a parlare con questo libro. Trepida, lacerante. Non è bello. Trepida e lacerante. Poi diremo... Esatto. Io ti chiedo se puoi salutarmi e se puoi presentarti. Cioè, la campana morta sembra. Convertirà. Cioè, siamo alle campane a morto. Sì, no, veramente. Ma è un funerale alle No, 10 di sera? Sta suonando. Allora. La mia morte. La mia morte. Ragazzi, ho messo ho messo il ghost tube in tasca perché non posso tenere tutto in mano, però lo sto sentendo. Lo vuoi appoggiare lì? Sì. Vicino al K2? Allora, noi cerchiamo un ragazzo. Sei tu qui? Sei tu quel ragazzo? Preferito. Eri magari preferito dalla tua famiglia? Eri un pochino il coccolone di casa? Inaspettato, camera da letto. Inaspettato camera da letto. È in confusione. Un tradimento, la famosa telefonata. Inaspettato camera da letto, un tradimento della sua fidanzata, non so, sto dando ipotesi. Sei stato tradito dalla ragazza? E per questo hai fatto quel brutto gesto? Infinita. No, Non sono di qui, ok? non Non sono di qui, è tanta ok. roba, Non sei di qui. Noi sapevamo che non eri di qui. Cosa sei venuto a fare in Italia? Parlasse. È un po' un È casotto. un casotto, è veramente un casotto. Però io non sono tanto tranquillo, Nemmeno non so io. cosa dirti. Cioè, siamo in Ma assoluta solitudine, però mi sembra sempre di mi avere... aspettavo un posto diverso. Anch'io, non so il completamente. Perché, voglio dire, ovvio che le rive del Po non possono essere il centro di Milano, ma non mi aspettavo. Sì, ma un non la posto del foresta genere. amazzonica. Non mi aspettavo un posto del genere e mi sta intimorendo parecchio. Ragazzi, io spero che si veda almeno un quarto di quello che sto vedendo io, perché per farvi capire dove siamo. No, adesso posso usare la torcia e farvi capire. Cioè, è fitto. Qua se perdi un sentiero ti perdi completamente. Ha brillato il K2? Porca vacca, non l'ho preso.
Allora ci sei. Allora ci sei qua vicino. Riesci a toccare ancora questi strumenti? Ce n'è un altro nascosto dietro gli alberi. Chiedi, visto che mi hanno tu il libro, la provenienza sua. Ci sai dire di... Hai detto che non sei di qui. Ci sai dire da dove venivi? Qual è la tua terra? Bianco. Provo a richiederlo. Te lo richiedo. Qual era la tua terra di provenienza? Che origini erano le tue? Bianco. Ancora. Non ti ricordi da dove provenivi? Eri a nord rispetto a noi. Io sono stato tanti anni fa nel tuo paese, mi è piaciuto molto. Dove sei La adesso? mia morte. Usteria. Tavolo. Noi per questo siamo qua, perché abbiamo saputo della tua morte. Amare, eh? Amare. Tutto mi riporta al Al discorso discorso. del tradimento. Prova a Perché chiedere. è buio ancora, sì, è buio. È buio anche dove sei? Non ci vedi? È buio anche dove sei in questo momento? Smorta. È buio. Prova ancora a chiedere. Aspetta un attimo. Hai fatto un gesto estremo. Hai deciso di non voler stare più in questo mondo. Per questo adesso sei in un posto buio e non in un posto di luce? Santo. Santo. Non è in paradiso. Io ti avviso che il 79% la batteria. Cioè, ragazzi, siamo qui da 25 minuti e 14 secondi. C'ho il display. Ci sai dire dove sei adesso? Dove sei adesso? Bianco. Bianco. Io ho l'impressione che sia un'anima persa. Vero o no? Che non sa neanche lui dov'è e cosa fa. Così come è stato un'anima, come dire, è stata una persona persa al punto da arrivare a fare Non necessario. Non necessario. Cosa è successo? Che cosa ti ha spinto a fare quel brutto gesto? Bianco. Ma sempre bianco. Muovilo. Ancora. Che cosa devo muovere? Che cosa devo muovere? Salde. Salde. Che contrasta con muovilo. Sì. Puoi essere un pochino più chiaro, perché siamo un po' in confusione. Noi siamo ovviamente da un'altra parte rispetto a dove sei tu e abbiamo solo poche informazioni su di te, anche se piuttosto certe. Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Noi siamo dall'altra parte. Tu sei probabilmente in un posto molto diverso dal nostro. Non sappiamo dove sei tu. Però ci troviamo in questo momento nel punto dove tu... Non necessario. Ancora. Sempre quelle parole. Si ripetono spesso. Sembra quasi confuso. Sì. Come hai detto tu, è un'anima persa, un'anima in pena. Allora ragazzi, adesso vi stiamo per dire una cosa che non volevamo dire. Plausibile. Ok, che perché magari si raddrizza l'indagine. Esatto, noi non volevamo dirlo per non creare, non lo so, ma
brutto fatto è accaduto quest'anno. In aprile. Esatto. Quindi il pensiero che abbiamo fatto io e Corrado è che la confusione che noi stiamo... Sbagliato. La confusione che noi vediamo nelle risposte forse è dovuta al fatto che... Non ha raggiunto. Esatto, forse il suo viaggio, il suo nuovo viaggio che ha iniziato, forse non si è concluso per arrivare dove deve arrivare. Esatto. E quindi è un'anima perduta. È un'anima al momento, esatto, persa, è un'anima che ancora non ha compiuto, non ha il suo percorso. Poi se è vera la cosa che se ti togli la vita fai un percorso diverso. Ecco, poi qui, oddio. Cosa c'è? No, è il movimento delle luci sugli alberi, mi ha fatto girare la testa. E probabilmente non sa neanche lui dov'è. Sono risposte a vuoto, ci sono risposte ripetute, ci contraddittorie. Sono contraddittorie. Impiccato. No. Ci sai dire, ti ricordi come ti sei tolto la vita? Deliziosa. E poi qua c'è vivo. Ti ripeto la domanda. Ti ricordi come ti sei tolto la vita? Non è noto. Non è noto. Fioriti? No. Non è noto? Sì, non è... No, si sa. Sì, si sa, ma non è andato in tutti i telegiornali, diciamo così. Certo, sì, certo, quello è un altro discorso, probabilmente è una notizia che non ha... però si sa come è andata. Ce lo vuoi raccontare? Buone. Continua a darmi risposte confuse da una parte, ma positive, cioè sì, che rimandano a cose belle. Sì. Io ho sempre quella sensazione di un... Io me lo raffiguro come uomo, perché ovviamente non so cosa diventerai, però ecco, è come se un uomo fosse come nella nostra situazione adesso, persi in un posto così, che non sai dove andare. Esatto. Però noi siamo in un bosco, lui non so dov'è. Però nella stessa nostra medesima situazione, cioè se perdi il sentiero rimani qua a dormire, ecco, ti perdi. Quindi ho la sensazione che anche lui non sia né troppo attaccato alla vita terrena né essere arrivato al suo posto. Esatto, è ancora in cammino, diciamo. Indietro. Io gli stavo chiedendo se si era pentito. Torneresti indietro, quindi? Indietro? Se fossi vivo oggi? Ama. Però... Ma ritorna il discorso. Avevi litigato con la tua fidanzata? O ti aveva fatto un torto? Enrico. Ha detto il nome? No, il nome non si sa. Non si sa, ma anche dalla stampa si sa. Esatto, non è che abbiamo detto... Magari si chiamava Henrik. Che non è un nome anche abbastanza... Sì, comune. Ti chiamavi Enrico? Giornata. Debole. Comunque tutto ha un senso. Tutto. Tutto ha un senso. Ma ha senso perfino il non senso. Esatto. Non può restare. Nonno. Non può restare. Non può restare. Solo che adesso... Sei vicino a tuo nonno? Nonno. Hai tuo nonno vicino a te in questo momento? Beh, in teoria no. In teoria no, ma come fai a saperlo? Denti. Continuare. Dobbiamo continuare a chiederti cose? Ci stai aiutando piano piano? Adesso che abbiamo detto qualcosina in più? Guarda, a pochi metri da noi c'è uno strumento a terra nero. Se riesci a individuarlo, se ci passi accanto, lo tocchi, lui farà un suono fortissimo e noi avremo la sicurezza... Il K2, sì, l'ho visto, sì. Noi avremo la sicurezza che tu sei qui con noi. Ovviamente, ragazzi... Siediti con me. Che spavento. Siediti con me.
Vuoi che ti facciamo compagnia ancora? Vuoi continuare a parlare con noi? Cellulare. Vuoi continuare a parlare con noi? Col Cellulare. Il cellulare è lì. Inferno. Inferno. Stai vivendo un brutto periodo? Un brutto momento? È un inferno dove sei? Quindi vuoi parlare col telefono? Aveva parlato al telefono lui con qualcuno? Sì. Cioè la sera prima? Sì, aveva parlato al telefono. Con chi hai parlato al cellulare? Con chi hai parlato al cellulare? Certi. Te lo richiedo. Noi sappiamo che la sera prima che tu prendessi quella brutta decisione, hai parlato al cellulare con qualcuno. Ci vorresti dire con chi? Niente. Niente. È sempre bianco. Mai avuto tanti bianchi come stasera. Cellulare è perché volevi dirci che hai parlato al cellulare o vuoi parlare col nostro cellulare? Quindi con quello che è a terra? Perché lo riconosci benissimo. Certo, è successo. Sai che cos'è? L'avrai avuto sicuramente anche Anche tu. Parla. Se vuoi usare un mezzo che ben conosci, fallo pure. Puoi usare quello. Però ha brillato il K2, sì. Non tanto, però è quella cosa che mi fa pensare che sia vera. E vedete che non è il cellulare, no. Perché ora il K2 è fermo. Sì, no, ma poi il cellulare è in offline. Modalità, esatto, però dico, sì. Sono lì vicini, il K2 non si muoverebbe in continuazione. Vabbè, ovvio. Non parla più. Prova a fare un'altra domanda col libro. Forse il cellulare voleva dire che aveva telefonato. Non sono sicuro. Non sei sicuro? Sono tutte cose che incerte. Incerte, sono sì, confuse, incerte e... Dove abitavi in Germania? Ti abbiamo aiutato a ricordare il tuo paese se mai tu non te lo ricordassi. Dove stavi in Germania? Diritto. Ma qua non penso che ci sia il nome. Che lavoro facevi? Studiavi? Eri uno studente? Eri uno studente universitario? Saluti. Ma è stranissimo. Sembra che... Lascia che te lo mostri, chiudilo. Oh signore. Lascia che te lo mostri. E chiudilo. E chiudilo. Chiudi il libro. Lascia che te lo mostri, va bene, mostrati. Cosa ci vuoi mostrare? Se riesci a farti vedere, fallo. Oppure fai un rumore. Saluti, m'ha detto. E poi chiudilo. Non vuoi che usi questo libro? Preferisci usare il cellulare? Appunto. Usalo. Riesci a vedere? Noi non possiamo vedere. Non riusciamo a vederti. Noi non abbiamo questa capacità. Non riusciamo a vederti purtroppo. Tu riesci a vedere noi? Avvicinati alla nostra voce. Giustizia. Giustizia. Se non ci vedi, avvicinati alla nostra voce se la senti. Lei non è qui. Lei non è qui. E torniamo al discorso fidanzata. Potrebbe essere che... Ero ferito. Ero ferito, mamma mia. È quello. Io mi sono fatta un'idea, non lo so, cioè è molto semplice, cioè considerando che era un ragazzo, magari lui è partito con gli amici per la vacanza
E E ha saputo che... no, non un tradimento. È partito, ma è partito con gli amici e non è stato con lei, non è andato in vacanza con lei. E Cioè, farla finita per questo? e magari lei si è arrabbiata e hanno litigato al telefono. Mi sembra un po' futile. Io la vedo Vabbè, più come un quante tradimento. Magari ha saputo al telefono che è successo qualcosa di brutto, cioè nei suoi confronti di lui. Continuare. Continuare. Siamo sulla strada giusta? giusta? È stata la tua fidanzata che ti ha fatto un torto e tu te la sei... Voglio che tu vada. Rivoltante. Oh signora, Voglio che tu vada. rivoltante. Rivoltante è brutto. Leggermente. Voglio che tu vada, rivoltante. Magari era quello che diceva lui alla sua fidanzata. Oppure, Sei rivoltante. oppure lei a lui. Cioè io, Sì, io vedo, cioè non... Cioè la mia impressione è che abbia litigato con la fidanzata. Poi chi dei due sia in torto, questo non lo so. non lo potremo mai sapere. Esatto, ma magari non è nemmeno giusto il fatto, No, vai a no, sapere il motivo per cui magari aspettava una notizia per una convocazione di un posto di lavoro e non l'ha ottenuta, credeva che, cioè, capito? Sì, Sono può quelle essere cose. anche che non c'entri la fidanzata, Appunto. certo. Guarda dentro. Guardo dentro. Ti sei guardato dentro e hai visto qualcosa che non andava bene? Ci puoi dire qualcosa in più? Poi andiamo via e ti lasciamo in pace, se mai di pace si può parlare. Mamma, ma quell'albero lì, come è storto quel tronco lì? Quale? Quello lì? Sì. Ah. Proviamo ad avvicinarci di lì, non so, Mattia. Prendimi anche il telefono, per favore. Proviamo a camminare Sulla strada. Ma il rampo lo prendi? il rampollo lì. Lo lasciamo lì? Ma sì, lasciamolo lì. Proviamoci. Tanto se suona lo sentiamo per chilometri. Occhio. Ragazzi, siamo tornati sulla strada. Mamma che ansia, adesso sto meglio. Cioè, mi sta venendo veramente l'ansia. Per ricordarci dove era in pod, che punto di riferimento prendiamo? Questo coso qua. Qui. Qui. No, non ci credo. Non ci credo. No, veramente, ha detto qui. Qui. Comunque qui. Sì, questa passatoia. Sì. Vabbè, questo può essere un caso, però è il colmo, eh. Ci dica qui, appena chiedo che punto di riferimento prendiamo. Ragazzi, questo per farvi capire quanto ci si possa perdere qui. Addirittura
se non ci ricordiamo un particolare non riusciamo a tornare dove eravamo prima. È assurdo. Comunque, cioè, quell'attimo di ansia te lo mette il No, posto, facciamo più di un attimo. Cioè, Io là non stavo per niente tranquillo. Qui mi sento già guarda, ma più... guarda che come le forme che hanno preso gli alberi con questi... Ma guarda! Illuminalo perché non ti vedo. Ma non sto più parlando? No? Vuoi vedere che il posto era proprio quello là? Qui non parla più. Perché non dice più niente. Guardo un attimo se per caso non ho toccato... Incidente. Incidente. Beh, più che... non è proprio stato un incidente, No, però È una cosa assolutamente voluta. Ma io adesso magari è una cavolata più grossa di me e di te messi assieme. Angela. Angela. Enrico e Angela. Noi. Porca vacca. Allora, sono due nomi in italiano. Però Angela Però... è anche un po' essere tedesco. Anche. Sì, certo. Angela, adesso non so come... Sì. Io non conosco il tedesco, chiedo scusa. Però il fatto che ci sia un lui e una lei, e poi ha detto noi. Subito. Angela, noi. Incidente. Che abbia avuto un incidente la sua che sia fidanzata? Successo... No. Cioè che la sua... Sì, che è successo... Una disgrazia alla fidanzata, lui per la disperazione? Ecco. Sono tutte supposizioni. Assolutamente. Non sappiamo nulla, cioè se non la notizia pura... No. Non sappiamo... Ragazzi, è come spesso dico, a costo di risultare antipatico, i medium cercateli sugli altri canali, noi non lo siamo. No, stiamo solo... Quindi si sta andando... Esatto. Stiamo solo collegando le parole che stanno uscendo, partendo però da un fatto concreto, da una cosa che è realmente capitata. Esatto. Quello che è realmente capitata... Io sto aspettando... Vivo qui? Ancora? No, aspetta che devo leggere. Vivo qui. Vivo qui ancora, l'ha detto un'altra volta. Io non vi ho ancora detto il modo in cui si è tolto la vita, perché sto aspettando che lo dica lui. Possa saltare fuori qualcosa che lo riveli in qualche modo. Inferno ancora, 2 volte. Continua, ripete il loop. Eleonora. Sono già due nomi. Sono già due nomi. Un'altra lei? Era lui che aveva un'altra? Come fai a saperlo? O magari non è una storia d'amore, magari era una sorella e una nipote. Come fai a saperlo? Non possiamo saperlo, purtroppo questo non lo sappiamo. Ci può essere un filo più chiaro sul motivo per il quale hai fatto questo brutto gesto? Basta una mezza parola che ci porti sulla strada giusta. Noi siamo contenti così. Ma assolutamente no. Ok, assolutamente no. Ma sai, ho pensato anche un'altra cosa. Magari lui non ci capisce del tutto. Nel senso che per più di un motivo, probabilmente. Allora, il problema è che non sappiamo come funziona di là, se l'italiano e il tedesco si annullano oppure bisogna... Nemmeno vicino. Non ho capito cosa ho detto, scusate. Nemmeno vicino. Come prima, quando ho detto Me l'ho detto. Me l'ho detto. Però molte parole si ripetono, porca vacca. Come un loop. Inferno anche, inferno è brutta. Cioè in genere quelle parole lì fanno ridere i polli. Però in questo caso che ne sai che sta vivendo un inferno? Non l'inferno dei diavoletti, nel senso una brutta... tormento, no?
Mi vedi ancora? No, non Ancora. ti vediamo. Purtroppo non abbiamo questa facoltà. Però se in qualche Non modo mi la sento bene. Non mi sento bene. Sì, Sì. Dove sei in questo Ma momento? scusami, adesso ci siamo allontanati Eh. e non diceva perché nulla. non posso venire. Perché non posso venire? Ci siamo allontanati e non diceva niente. Ci riavviciniamo, poi comincia a parlare. Sì, che sia proprio qua. Restituiscilo. Restituiscilo. Ragazzi, è assurda questa seduta di generatore, è assurda. Però è vero, come diceva Lara, quando ci si è spostati Non di sono là, di qui. non sono di Ancora. qui, ancora, Lui è in un loop, è in un loop. lui sta vivendo un tormento ancora. Probabilmente il ragionamento che abbiamo fatto prima Ha un può senso. avere un Stai senso. bene. Stai bene. Noi, Non stiamo benissimo, nel senso che questo è un posto un po' inquietante e ci mette un po' agitazione. Tu piuttosto, come ti senti tu? A noi abbiamo l'impressione che tu sei un sia po' un po'... tormentato. esatto. Abbiamo ragione? Rumore. Mm. Non te l'abbiamo ancora chiesto. Se vuoi fare un rumore, fallo pure. Sposta una pianta, cioè sposta delle foglie, dei rami. Come stai? Ancora. Ancora? Noi siamo un po' in pensiero per te, mi Prende viene da robe. dirti. Oh, Nonostante non sia più qui con noi. E invece noi speravamo che tu in qualche modo avessi ritrovato un po' di pace. E invece sembra non essere così. Allora ragazzi, piccola pausa che ci siamo presi, ma è andato avanti a dire cose... sì, io stavo mettendo via il libro rosso perché c'era sembrato di capire che non volessi usarlo, perché prima ha detto chiudilo. Nel momento in cui lo stavo mettendo nella borsa, probabilmente non so se avete visto lo stacco che dal generatore è uscito voglio parlare, come se adesso che avevo messo via il libro rosso fosse più contento di Dietro parlare di te. dietro di te. Dietro di te c'è da dove siamo usciti però. Esatto. Noi abbiamo l'impressione che lui abbia questo Loop. loop in cui vive un tormento Sì, secondo me ha ancora. ragione Lara, è così. Vive un tormento probabilmente per il Sì, gesto. Sì, Sì, porca vacca. probabilmente per il gesto che è stato fatto e, sta ancora compiendo questo percorso non in maniera lineare. Adesso non so come spiegarlo in un altro modo, io No, ma non sì, ti sono, sei spiegato. cioè nel senso, E allora ragazzi, qui poi si tocca anche un discorso di tipo religioso. sì, noi non Quindi... possiamo sapere, cioè io parlo da cristiana, per cui seguo un determinato ragionamento, magari altri ne faranno un altro. Rimane il fatto che nessuno sa come funziona di là, quindi che uno sia in un senso o in un altro. possono aver ragione o torto Possono avere chiunque. ragione o torto tutti, sì, 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 assolutamente, no, ma questo è Qui è fuori questione da... di fede. questo è fuori di La dubbio. fede è una cosa che non si spiega, ce l'hai o niente. E E quindi comunque sia, rimane il fatto che ciò che avviene, Elisabetta. è un altro Elisabetta, nome. Quindi sarebbero coinvolte Angela, Elisabetta, Eleonora e Enrico. Enrico. Quindi sono 4 nomi, di cui 3 di donna però. Mm. Io direi di andare a ritirare il... Sì, io comunque ero un po' il... No, Lara, di qua, scusa. No, questo. È qui, eh?
Ah, ok, vabbè. Allora andiamo a ritirare il rain pod, ragazzi, e poi pian pianino. Prego. Prego, Ok, come dire, va bene. va bene. Inizio ad andare via. Ragazzi, adesso finché non arriviamo alla macchina, comunque teniamo acceso ancora il Teniamo acceso il generatore, generatore, sì. perché magari c'è la sorpresa dell'ultimo minuto. Noi ce ne stiamo andando. Ci vuoi salutare? Non parlo. Non parlo. Non parlo. Prima hai detto che volevi parlare, però. Ci stiamo però allontanando dal Da posto. lì. Se rimaniamo qua ancora un po' ci vuoi... Esatto, Ci... Vedi anche questa cosa qua, non si allontana da qua. esatto. È il famoso loop di cui parlavi. Esatto, non si allontana da Guarda che qui. brilla, guarda che Oddio, brilla. cosa? Ma che spavento! Cioè, è arrivata la terza luce, eh? Mi sa che te l'ho presa anche. Fino al 3, al giallo. Ho ragione, quindi? E Al cazzarola. fuori. Al di fuori. Siamo al di Al fuori. di fuori, come se ci fosse Sì. uno spazio, un cerchio e oltre a quello non Cioè, può... torniamo un attimo, va bene. Allora, noi torniamo ancora dove eravamo prima. Se per caso è un punto che ti può aiutare a parlare con noi. Forse è il punto in cui hai fatto quel brutto gesto. Dobbiamo rimanere qua ancora... Lasciami. Lasciami. È È contraddittorio. contraddittorio. Infatti io gli stavo dicendo, vuoi che rimaniamo qui? Allora, Lara, la persona che c'è qui con me, ha in mano uno strumento grigio che 2 secondi fa si è illuminato. E spero di averlo preso. Puoi Io tenevo riavvicinarti? Prova a avvicinare la torcia, non si sa mai che fosse stata quella. No, sì, allora Forse sì. allora avevo vicino la torcia? Allora sì, niente, come non detto. Niente, allora. Io non so... Statue. Statue. È che io non so neanche se in quel momento avevo vicino. Cioè io No, ci ho ce l'avevi badato. vicino. Vabbè, allora è stato È questo. stato quello allora. Sì, noi di Comunque. solito, ragazzi, abbiamo un'altra torcia, questa è quella nuova di cui abbiamo Esatto. parlato prima. Comunque, però se ci pensi, quando erano tutti vicini, che c'era il cellulare, Sì. Riesci a vedere? Riesci No, a vedere? non riesco a vederti, noi non riusciamo a Ne vederti. voglio uno. Ne voglio uno. A me è venuto in mente, vabbè, niente, è una cosa che fa, è una mia cavolata che ho pensato, però ne voglio uno. Abbiamo tanti Per strumenti, sempre. uno strumento, magari abbiamo questi strumenti, gli piacerebbe averlo, non lo Eh. so, è un po' una cosa fantasiosa, però Puoi usare questi. Puoi usare questi. Lara ha in mano un oggetto grigio con un adesivo sopra nero. Me lo ha detto. Sì, te l'abbiamo detto anche prima. Ok, allora se ti vuoi avvicinare, Guarda dentro. Sorella. oddio, Sorella. qua 3 nomi femminili ha Guarda detto. dentro, anche prima l'ha detto. Giacca. Giacca. Ascolta. Noi non possiamo rimanere qua. Ci dispiace sapere che non hai trovato ancora La pace. la pace. Perlomeno questo noi capiamo. Come ti chiami? Ancora. Ancora. Lara e Corrado. Sì, Corrado è un nome tedesco, tra l'altro. Magari ti è molto familiare, Conrad. Avevi qualche amico che si chiamava Corrado, Conrad? O qualche parente? vuoi salutarci? No, mi sta mettendo una tristezza infinita sta No, indagine. è angosciante. No, più che angosciante è triste. È angosciante, sì. Eh,
Mi lascia l'amaro in bocca. Sì. Proprio mi lascia l'amaro in bocca. Noi ti salutiamo. Sì, noi ce ne Noi ti andiamo. salutiamo. Mi dispiace andare via da una parte, Anch'io, anche a me. però d'altronde cosa... Non possiamo aiutare nessuno noi. Se non con una preghiera, un pensiero Sì, fatto quello di sicuro. col cuore. Mi sembra quasi di tradirlo andare via, non so, cioè di Eh, lasciarlo solo in di mezzo a lasciarlo tutte solo, queste... esatto. Però non possiamo, anche se stiamo qui non cambia niente. Guarda come si muovono quelle foglie lì. Sì. Voglio che tu vada. Ok, Non c'è modo. non c'è Non modo. c'è modo. Va bene, Va allora. bene. Noi ti salutiamo. E Ciao, speriamo chiunque che tu sia. tu Enrico, riesca... se sei Enrico, ciao Enrico. Non riesco a passare. No, non riesco a passare. No, basta, cioè arrivati Va a questo bene. punto. Va bene. Ok. Ciao. Ciao Enrico. Ciao. Ok ragazzi, abbiamo finito, siamo già in macchina come vedete, scusate le facce sconvolte, però questa è un'indagine che ci ha provato parecchio, perché comunque abbiamo detto che è un'anima in pena e secondo me lo è, Sì. assolutamente, Sì. E poi il finale... Il finale Cioè, non posso passare. non posso passare Dice quando, tutto. esatto, quando abbiamo appena finito di dire che secondo noi, non stiamo dicendo che sia legge, secondo noi comunque è in una fase transitoria che non è né di qua né di là, e poverino per il gesto che ha fatto, forse estremo, cioè no, il gesto è estremo, forse a causa di questo gesto estremo non riesce a passare, appunto, quindi deve essere, se fosse così, tremendissimo, insomma, quindi... Sì, anche perché io, vabbè, non l'ho detto sperando che saltasse fuori in qualche modo, ma non è successo. Ha usato un'arma da taglio su di sé. Ecco, non voglio entrare nei particolari, però insomma è un modo forse insolito, insomma, non è stata una bella cosa. E sì, è una caratteristica che voglio sottolineare è che da quel punto dove noi abbiamo interrotto a arrivare alla macchina, io e Corrado siamo rimasti in silenzio. Sì, sì, no. Non abbiamo 100 detto metri in niente. silenzio, sì. È stata un'indagine forte, apparentemente sconclusionata, ma in questo essere sconclusionata aveva una logica. E forse è quello che Sì, pensiamo, più insomma, che altro è quello non che ci siamo abbiamo detto. sentiti, la cosa strana, che forse è la prima volta che ci capita da quando c'è il canale aperto, è che ci siamo quasi sentiti in difetto, in colpa di essere andati via da qua, Sì, pur consci che se anche ci stavamo 2 notti intere non avremmo risolto era il come problema. se non ci volesse Sì. lì, ma volesse che non andassimo via. Sì. Non so se i verbi li ho detti nella maniera giusta, però era come un elastico, no? Andate Sì. via ma rimanete, andate Sì. via ma rimanete. Oppure voglio venire ma non posso. Sì, mi vedi? Mi vedi, non ti vedo. Voglio parlare E o poi non voglio parlare. è una continua contraddizione. Sì, una continua contraddizione, un tormento, proprio un tormento. Sì. E lo si sentiva, e poi il posto. Mamma il mia, posto ragazzi, io spero, adesso ovviamente siamo in macchina, non ho visto niente di quanto ho registrato, però spero che si veda un quarto di quello Sì. che, scusatemi, è pieno di moscerini, un quarto di quello che si è visto con i nostri Sì, occhi, sì. perché sembrava di essere in una foresta pluviale. Sì, Ecco. non mi è mai capitato Sì. di vedere una zona, come dire, i letti del fiume, il Po. Io conosco Sì. il Po, vengo dalle zone del Po, non mi era mai capitato di vedere una cosa così. E sembrava quasi, dico, una foresta incantata, ma non incantata, sotto un sortilegio, non so Sì. come dirlo. Quasi come se lui cioè, la mia impressione è che lui vivesse in un posto così. Sì. Ragazzi, questa indagine è stata veramente un mistero, un mistero unico, una risposta strana una dopo l'altra.
e quindi non se n'è venuto a capo di niente. Mi verrebbe anche da dire tornarci, ma anche no, nel senso che non ha molto senso. È stato un azzardo sì. fare questa, non un azzardo, cioè eravamo in dibattito se farlo o meno, perché non lo so, poi ho detto proviamo lo stesso, non immaginando una cosa del genere. Devo dire che all'inizio stiamo quasi facendo l'analisi, non so come. Sì, forse è meglio, quasi quasi inutile farla giovedì l'analisi. Sì, adesso vedremo a questo punto, però cioè dopo un'ora che parliamo ho capito come mettere la torcia per vederci. Vabbè, benissimo. E mi sono persa comunque. Che l'analisi era sì, quasi no, inutile. cioè nel senso era inutile fare l'analisi, che la stiamo facendo adesso, però a caldo ci sono tutte le sensazioni proprio vive ancora sulla pelle, nella testa e nel cuore. Sì. E, andiamo via tristi. Sì, andiamo via tristi. Probabilmente adesso ci facciamo un bicchierino forte perché almeno ci ritiriamo su, insomma. No, adesso a parte gli scherzi, sì, la sensazione della tristezza iniziata con l'angoscia del posto e poi queste risposte che sembravano non avere un senso, ma come ho detto anche prima o durante l'indagine, penso di averlo detto, è un non senso che ha una logica. Un senso che ha un senso. Sì. Sì. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete il video, diffondete la voce e alla prossima avventura. Ciao.